Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare i Postmodern Jukebox, un progetto interessantissimo, li conosco già, ho già visto qualche video che è diventato virale, veramente bravi, che praticamente riarrangiano in chiave jazz, in chiave retro, brani moderni, pop, rock, di qualsiasi genere. E qui riarrangiano Dream On, canzone degli Aerosmith, un brano incredibile, immortale, iconico, fantastico, che lo adoro gli Aerosmith e adoro questo brano. E qui cantata da Morgan James, che è una cantante che io personalmente non conosco, non ho mai ascoltato questa esibizione. Sono veramente tanto curioso di andare ad ascoltare cosa succederà in questo video. Se volete vederlo senza interruzioni e senza il mio commento tecnico, vi lascio qua sotto il link al video originale. Mi raccomando, prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi al canale e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Andiamo ad ascoltare. Face getting clearer. The past is gone. It went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got their dues to pay. Sin, you got to lose to know how to win. Wow. Ok, allora, scusate se interrompo, ma è fantastico questo progetto. Credo che sia il progetto del pianista, ditemi se è corretto. Come vedete, l'arrangiamento è un arrangiamento abbastanza classico, non so come dire, pianoforte, strumenti ad arco, quindi violini, violoncello e contrabbasso e batteria. Però tutto suonato in maniera, sì, molto jazz, ok? Sentite anche il batterista come sta leggero, delicato, con anche un'attitudine molto jazz, ok? È un genere che io non mastico molto, vi dirò la verità, io sono più rockettaro, però quello è, ok? È veramente originale come progetto e come idea. Bravi tutti. Lei è veramente tanto brava, questa Morgan James, vi ripeto, io non la conosco, però cercando su Google ho visto che è una cantante di Broadway, quindi sicuramente ha la sua esperienza e anche la sua presenza scenica, essendo una cantante di musical, oltre ad avere una voce paurosa, veramente molto brava ed è brava non solo vocalmente, tecnicamente diciamo, no? Ma anche a reinterpretare proprio su questo stile, su questo mood, questo brano che invece nell'originale è cantato in tutt'altro modo, ok? Riesce a metterci il suo e a trasformarlo in maniera molto efficace. E poi a livello di presenza scenica è un'attrice, come vedete, no? Quindi anche quando non canta e anche mentre canta sta continuando a recitare questa parte. È veramente molto brava, magnetica, veramente molto, molto, molto brava. Andiamo avanti e ascoltiamo cosa succede dopo. Half my life's in books, written pages, lived and learned from fools and from sages. You know
Okay. Okay, sentite questo è proprio questa è la tecnica di canto di Broadway, il belting, okay, è questa voce piena in acuto, con una componente di spessore cordale, okay, importante, d'accordo? Quindi è un suono veramente molto pieno, molto difficile anche da creare, da mantenere, perché comunque è impegnativo dal punto di vista fisico. Come sentite lei è bravissima, impeccabile, ha tenuto queste note alte, tenute lunghe e precise, con una potenza notevole, veramente notevole e la sta di nuovo, come dicevo prima, reinterpretando. Sentite quanto è blues nel modo di cantare, okay, l'arrangiamento sì, va dal tra il jazz e il blues, okay? Ehm, assolutamente, quindi, anche nel suo modo di modificare i fraseggi, perché sta cambiando praticamente la linea vocale, questo sta facendo, nonostante comunque la linea principale sia rispettata rispetto all'originale, sentite come sta sul tempo, per esempio, questo fa tanta differenza, ritardando alcuni attacchi, rallentando su alcune parole, trascinandole sulla battuta successiva. Anche questo fa tanto, aggiunge dei piccoli fraseggi, dei melismi, ha aggiunto delle cose che nell'originale non ci sono, e che danno un valore aggiunto al brano. Veramente molto, molto efficace. Bravi, veramente bravi e brava lei soprattutto. Wow, bellissimo. Wow. Anche questa mezza voce che ha fatto qua, leggera, leggera, però molto comunicativa. Brava, veramente molto brava. Sing with me, sing for the year, sing for the laughter, sing for the tear. Sing with me just for the day, maybe tomorrow the good Lord take you away. Dream on, dream on, dream till your dream comes true. Yeah. Dream on, dream on, dream on, dream till your dream comes true. Dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, dream on, Wow. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me, if just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away. Okay. Okay. Pazzesca e pazzeschi, ma lei è veramente incredibile. C'è qualcosa dopo? No, ci sono solo i titoli di coda. Incredibile! Allora, qui c'è stato di tutto, perché ha fatto veramente ha fatto sua questa canzone, l'ha rifatta in maniera, nuova, in maniera totalmente nuova e non solo per l'arrangiamento, ripeto, ma per la voce, okay? Questo è un brano veramente, importantissimo per la storia del rock, veramente
una ballad con tante sfumature, questi acuti finali nell'originale, veramente molto comunicativi. Io tra l'altro ho fatto la cover di questa canzone col mio collega e amico Andrea Cosentino, andatela a vedere se volete, vi lascio qui sotto anche il link della mia cover. Comunque è veramente incredibile. Una cosa che non ho detto prima, il belting, questa potenza, questa voce piena, richiede anche questa componente di twang, ok? Questo suono che viene portato verso la maschera per dare più punta, più brillantezza, più penetranza a questo suono, e sentite che lei lo usa perfettamente tutte in queste parti. Sentite che il suono è proprio in maschera, ok? Molto, molto, molto proiettato questo suono, ok? Ascoltiamo di nuovo questa parte perché veramente mi ha fatto impazzire. Questi stacchi poi sono pazzeschi, anche quando lei non canta, e poi vedete com'è coinvolta anche quando non canta, è veramente incredibile. Sentite anche qua, più va in alto, più questa componente di twang viene enfatizzata, infatti scopre i denti, cerca proprio quel suono, e in qualche modo serve anche per scaricare un po' il lavoro, perché comunque il belting è un suono ad alta intensità, ok? Quindi, come dicevo prima, il corpo deve lavorare per poter produrre questo suono, e quindi per scaricare in qualche modo il lavoro il twang aiuta, ok? Perché restringe il tratto vocale e in qualche modo scarica un po' il lavoro delle corde. Wow. E poi sentite come modula, come cambia, a volte fa una O un po' più chiusa, altre volte la porta verso la A, sempre comunque con questa componente di twang. Vediamo che notte sta facendo più o meno qua. Ok, l'ho presa al primo colpo, è un Mi 5, e dopo però fa una nota molto alta in M2 stavolta, ok? Qua è sempre in M1, ok? Con questo suono in voce piena in M1. Dopo fa l'acuto finale, lo fa in M2. Vediamo cosa fa e che nota fa. Ok. Ok, praticamente tocca un Do6, poi torna su un Si 5, ok, in M2. Anche qua efficace, nonostante... Allora, anche l'originale è fatto in M2, però Steven Tyler ha questo modo di graffiare il suo falsetto originale, unico, ok? Quindi sembra sempre... ti dà sempre quella carica della voce piena anche quando è in falsetto. In realtà sta facendo un falsetto graffiato. Qui lei non graffia la voce, lo fa in altri punti prima, ok? Ci sono dei punti in cui distorce la voce, però quando sta cantando sempre in voce piena. Qui invece fa un M2 comunque molto risonante, veramente brava. Poi guardate anche la gestualità, apre le braccia in questo urlo liberatorio, molto efficace anche visivamente. Sing with me, sing for the years. E questo mi ha fatto impazzire quando l'ho ascoltato prima. Dopo tutto questo crescendo, questo urlo liberatorio, si ferma tutto e lei ritorna a cantare sempre il ritornello, ma in maniera più dolce, più sofferente anche, e con questo suono più leggero e soffiato, con quest'aria che colora il suo suono. E questa è forse la parte che mi ha dato di più ancora di tutto il crescendo che c'è prima, ma è questo, è il dopo questa esplosione che è gestito divinamente. Riascoltiamo proprio lo stacco qui. Sing with me, sing for the years, sing for the laughter, sing for the tears. Sing with me, if just for today, maybe tomorrow, the good
take you away. Anche questo m'ha fatto impazzire. Quell'ultima nota che ha fatto quando ho detto "away", okay, è stata incredibile perché è andata a fare un passaggio da M1 ad M2 rendendolo anche arioso, ma in maniera veramente musicale, in maniera, pazzesca, veramente brava. Sentite, poi ha tenuto questa nota lunga, ariosa, ma perfetta, non ha perso la posizione, non ha perso il controllo del fiato e della nota. Super. You away. Wow. E poi ripartono i musicisti, pazzesco. E un'altra cosa che volevo dire è proprio la sua capacità di giocare con le dinamiche, perché sentite in quest'ultimo ritornello che ha fatto, okay, quello un po' più soft, comunque non era tutto piano, non era tutto soft, c'erano delle frasi, delle parole che andavano a crescere in intensità, poi ritornavano sul pianissimo all'interno della stessa frase. Riascoltiamolo di nuovo, è proprio la parte che mi è piaciuta di più questa. Sing for the tears. Melisma. Sing with me if just for today. Maybe tomorrow. Sentite, il maybe l'ha fatto più forte, il tomorrow pianissimo. È questo che comunica, il movimento, la dinamica e lo rende veramente, a livello comunicativo impressionante. A good lie to take you away. Bellissimo. Bravi. Poi guardate lo sguardo, anche sempre com'è sul pezzo, anche quando non sta cantando, sta sempre recitando. Brava e bravissimi. Tra l'altro a me sembra proprio che sia suonata dal vivo, quindi stanno suonando, veramente, one take in presa diretta tutti insieme, okay, vedete ci son tutti i microfoni, lei non è assolutamente in playback, ma anche gli altri musicisti. Si vede proprio che stanno suonando lì insieme in quella stanza. Spesso queste, produzioni sono appunto iperprodotte, quindi magari, ci sono, i musicisti vanno in studio, fanno tutte le loro registrazioni, poi fanno il video tutti insieme facendo un finto live, okay? Qui non è così, stanno veramente suonando dal vivo e lei sta cantando dal vivo in maniera pazzesca, impeccabile, anche perché poi, essendo in presa diretta nella stessa stanza, non si può andare a modificare più di tanto la voce, per esempio, anche gli altri strumenti. Se c'è un'imprecisione di una nota o un'imprecisione, di qualsiasi tipo, non la puoi aggiustare perché il microfono di ciascuno strumento prende anche gli altri strumenti. Quindi, vuol dire che hanno suonato così, okay, quindi ci hanno fatto sentire come se noi fossimo lì in quella stanza ad ascoltarli in un concerto privato. Questo denota l'alto livello dei musicisti coinvolti, okay? Incredibile, bravissimi, bravissima lei, magari approfondirò anche questa cantante eccezionale, ma soprattutto farò altre reaction sui Postmodern Jukebox, progetto incredibile. Fatemi sapere nei commenti se vi piace l'idea e quale potrebbe essere la prossima reaction su di loro. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!